C'è un momento, mentre la barca scivola lenta sul naviglio del Brenta, in cui si capisce perché i veneziani venivano qui. Non è quando si vede la prima villa, non è quando il paesaggio si apre sulle campagne del Veneto. È prima. È nel momento in cui la città smette di fare rumore, in cui l'acqua diventa lo spazio del pensiero invece che il mezzo di trasporto, in cui il tempo si assesta su un ritmo completamente diverso. Questo fiume è largo, tranquillo, bordato di alberi che riflettono la loro ombra sull'acqua. Ogni tanto un ponte girevole si apre per lasciarti passare. Ogni tanto una facciata di pietra emerge dalla vegetazione, colonne, scalinate, finestre che guardano l'acqua con la stessa espressione con cui le guardavano 300 anni fa. Questa è la riviera del Brenta. E se non ne hai mai sentito parlare, preparati a una di quelle scoperte che si fanno poche volte nella vita. Per capire la riviera del Brenta bisogna capire Venezia. Venezia in estate è un luogo difficile. Era difficile nel 400, era difficile nel 600 ed è difficile oggi. L'aria sopra la laguna diventa pesante, l'odore dei canali si fa più intenso, le strade strette smettono di essere pittoresche e diventano soffocanti. Una città che d'inverno è magnifica d'estate può diventare intollerabile e i patrizi veneziani lo sapevano benissimo. La soluzione non era andare lontano, era andare vicino, ma su un altro tipo di acqua. Il naviglio del Brenta scorreva a una manciata di chilometri dalla laguna, collegando Padova a Venezia attraverso un territorio di campagna veneta che niente aveva della densità opprimente della Serenissima. I veneziani lo avevano intuito già nel 400 e le prime ville erano arrivate presto, non case di campagna nel senso rustico del termine, ma palazzi costruiti con la stessa magnificenza dei palazzi sul Canal Grande, con la stessa logica di ostentazione aristocratica, con la stessa ambizione di essere visti e ricordati. Fu trasformato tra 600 e 700 in un vero e proprio prolungamento del Canal Grande di Venezia. Ed è così che lungo il naviglio del Brenta è proseguita la gara tra nobili a chi poteva esibire la villa più bella, come avveniva con i palazzi sul Canal Grande. All'inizio del Settecento il geografo Vincenzo Coronelli lo metteva nero su bianco con la precisione di chi descrive una geografia che è anche una sociologia. La Brenta, quasi borgo della città di Venezia, luogo di delizie dei veneti patrizi. Non era una metafora, era una descrizione letterale di come funzionava questo territorio, un appendice della Serenissima, un'estensione liquida della sua classe dirigente, un luogo costruito non per produrre, ma per esibire. Il mezzo di trasporto aveva un nome, il burchiello. Nel Settecento il burchiello era un'elegante imbarcazione in legno, con cabine decorate, specchi e balconcini, il mezzo con cui l'aristocrazia veneziana raggiungeva le ville di campagna lungo il Brenta durante la bella stagione. In laguna si muoveva a remi o a vela. Lungo il fiume veniva trainato da cavalli che camminavano sugli argini. Pensa a cosa significava. Un cavallo che cammina lento sull'argine, una corda tesa sull'acqua, e su quella barca decorata con stucchi e specchi tutta la vita mondana di Venezia che si trasferisce in campagna per l'estate. Il ritmo era quello dell'animale, non quello del motore, qualcosa tra i 4 e i 5 km all'ora, abbastanza lento da vedere tutto, abbastanza veloce da arrivare. A bordo si incontravano nobili, viaggiatori e letterati,
un piccolo mondo galleggiante raccontato da Goldoni e frequentato da viaggiatori come Casanova e Goethe, mentre Lord Byron soggiornò lungo queste rive. Carlo Goldoni dedicò al Burchiello 2 poemetti, uno in veneziano nel 1757 e uno in italiano nel 1760, con quella precisione affettuosa che riservava alle cose che amava davvero. In quello italiano scriveva: Musa, cantiam del Padovan Burchiello, la deliziosa, comoda vettura, in cui per Brenta viaggia sì bel bello, dal gel difesi e dall'estiva arsura. Parlo di quel vaghissimo naviglio, di specchi e intagli e di pitture ornato, che ogni 20 minuti avanza un miglio, da buon rimurchio e da caval tirato. Nel 1728 Montesquieu aveva fatto lo stesso viaggio e lo aveva annotato nei suoi diari con quella qualità di stupore controllato dei grandi viaggiatori. Per la Brenta un fiume trasformato in canale mediante 4 chiuse. Così un solo cavallo tira una barca assai grande e si fanno 25 miglia in 8 ore. Lungo la Brenta si vedono belle dimore patrizie. Casanova era passato di qui. Goethe aveva annotato queste ville nel suo viaggio in Italia. Questo tratto di fiume era, in senso letterale, uno dei luoghi più frequentati dalla cultura europea del Settecento, un salotto galleggiante tra Padova e Venezia dove si incrociavano filosofi, avventurieri, nobili, poeti e dame di cui la storia ricorda il nome e il ritratto. Bisogna capire un'altra cosa per capire davvero la riviera del Brenta. Queste ville erano fatte per essere guardate dall'acqua, non dal cancello, non dalla strada, dall'acqua. Le facciate principali davano tutte verso il fiume, come quelle dei palazzi veneziani davano verso il canale. Era quello il punto di vista previsto dai committenti, quello per cui gli architetti disegnavano le proporzioni, quello per cui i giardini erano organizzati. Chi arrivava via terra stava usando l'ingresso di servizio. Il viaggio fluviale tra Venezia e Padova, seguendo il percorso storico dei settecenteschi burchielli veneziani, include il superamento di circa 9 o 10 ponti girevoli e 5 chiuse, veri e propri ascensori che, congiungendo corsi d'acqua di diverse altezze, permettono alle imbarcazioni di risalire o di scendere il naviglio del Brenta, nonostante il dislivello di circa 10 metri tra Venezia e Padova. Ogni chiusa è un meccanismo idraulico che funziona come una porta tra 2 livelli d'acqua. La barca entra, la chiusa si chiude, l'acqua sale o scende, la barca riparte. Erano già lì nel Settecento, guardano il fiume da secoli. La prima villa che vale un capitolo a sé è Astrà, all'inizio del percorso venendo da Padova. Villa Pisani è la più grande della Riviera, 114 stanze, un parco che non finisce mai, una scuderia reale che da sola racconta un'epoca. Fu costruita per volere di Alvise Pisani, terzogenito di una delle famiglie più potenti di Venezia, con quella logica tipicamente veneziana di trasformare la ricchezza in architettura permanente, in qualcosa che restasse visibile e misurabile anche dopo la morte del committente. Tra le meraviglie che si trovano nelle 114 stanze, tutte opera dei migliori artisti del Settecento veneziano, primeggia l'affresco del soffitto del salone da ballo, in cui Giambattista Tiepolo ha raffigurato la gloria e la potenza della famiglia Pisani. Nessuna di queste opere è andata persa nemmeno dopo che, nel 1807, Napoleone acquistò la villa rifacendo i vari ambienti in stile neoclassico. Questa villa era già monumentale quando era un palazzo privato. Ha ospitato Napoleone, poi gli Asburgo, poi i Savoia. Pochissime residenze italiane possono raccontare 3 imperi diversi senza muoversi di un metro. Oggi è un museo nazionale. Il labirinto nel parco è uno dei più antichi d'Europa. L'hanno percorso persone che hanno cambiato il corso della storia. Quando ti ci perdi dentro, e succede, stai facendo esattamente la stessa cosa che fecero loro. Più avanti lungo il fiume, quasi alle porte di Venezia, c'è una villa che non assomiglia a nessun'altra. Villa Foscari, detta la Malcontenta,
È una villa veneta progettata da Andrea Palladio a metà degli anni 50 del Cinquecento a Malcontenta, per i fratelli Nicolò e Alvise Foscari, appartenenti a una delle famiglie più potenti della Repubblica Veneta. La residenza ha un carattere maestoso, quasi regale, sconosciuto a tutte le altre ville palladiane. Palladio non costruì molte ville sulla riviera. Villa Foscari è l'unica sua opera lungo il naviglio del Brenta, e si vede. Il rapporto con il fiume è diverso da tutto il resto. La facciata si specchia nell'acqua con quella qualità di apparizione che le architetture migliori hanno quando sono nel posto giusto. È bianca, alta sulle scalinate doppie, silenziosa. La villa conserva ancora oggi il suo fascino originario ed è volutamente priva di illuminazione elettrica. Una scelta dei proprietari, non un caso. Non è una scelta folcloristica. È la scelta di chi vuole che la luce entri come Palladio aveva calcolato che entrasse, attraverso le finestre, nel ritmo delle ore del giorno, nel cambiamento delle stagioni. E poi c'è il nome, la Malcontenta. Le versioni della leggenda sono diverse, ma tutte convergono su una figura femminile. Il soprannome viene attribuito a Elisabetta Dolfin, relegata tra le mura della villa in solitudine per scontare una pena dovuta alla sua condotta. Si dice che visse lì per i suoi ultimi 30 anni e non fu mai vista uscire. In realtà, il toponimo era già legato all'area prima della costruzione della villa, ma questo alone narrativo contribuisce ancora oggi al fascino dell'edificio, sospeso tra storia, mito e architettura. Esiste anche un'altra versione, più liquida, più adatta a un luogo di fiume, Brenta Malcontenta, la Brenta che straripava, che non si lasciava contenere, la zona delle esondazioni, il malcontento dell'acqua. Forse il nome viene dalla nobildonna, forse viene dal fiume, forse vengono dalla stessa cosa, da quel senso di contenimento forzato, di una vita che si espande e qualcuno cerca di tenere ferma. Per quasi 2 secoli la riviera del Brenta era stata una macchina di splendore. Le ville si moltiplicavano, i burchielli partivano con regolarità da Venezia e da Padova. Le feste si susseguivano d'estate con una frequenza che oggi farebbe pensare a un festival permanente. Poi, nel 1797, Napoleone entrò a Venezia e la Repubblica Serenissima, una delle repubbliche più longeve mai esistite in Europa, in piedi da più di 1000 anni, cessò di esistere nel giro di poche settimane. Con la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, i disagi della dolce vita veneziana si rifletterono sull'entroterra. Molte ville chiusero, scomparvero feste e banchetti e la dolce vita della riviera del Brenta. Poiché diminuì il numero dei passeggeri e le corse, anche il servizio di linea di lusso del Burchiello infine cessò. Un lungo periodo di declino investì la riviera del Brenta. I patrizi che avevano costruito questo mondo non esistevano più come classe. Le famiglie si disperdevano, i patrimoni si frammentavano, le ville passavano di mano in mano, alcune venivano abbandonate, alcune trasformate, alcune demolite. Il fiume continuava a scorrere, le chiuse continuavano ad aprirsi e chiudersi, ma i burchielli non partivano più. Bisognò aspettare la seconda metà del Novecento. L'ente provinciale per il turismo di Padova riportò il Burchiello sull'acqua. Le oltre 70 ville della riviera tornarono a sfilare davanti ai viaggiatori come avevano fatto per secoli. La barca è diversa, il cavallo non c'è più, ma il Brenta scorre ancora nella stessa direzione, da Padova verso Venezia, sotto gli stessi ponti girevoli, tra le stesse ville che guardano l'acqua con la stessa espressione di sempre. E quando sei seduto sul battello e una villa emerge dalla vegetazione sulla riva destra, colonne bianche, scalinata doppia, il silenzio del parco oltre i cancelli, capisci esattamente perché Goldoni scrisse quello che scrisse, perché Montesquieu aprì il taccuino, perché Byron volle stare qui. Non è nostalgia,
e riconoscimento. Questo è uno dei luoghi in cui l'Europa ha imparato a trasformare la ricchezza in bellezza, ed è ancora qui, ancora visitabile, ancora percorribile dalla stessa acqua. La riviera del Brenta non è una destinazione nel senso convenzionale, non è un luogo dove si arriva e si parcheggia, e si fa la fila, e si compra il souvenir. È un percorso. Funziona solo se ci si mette dentro, se si accetta il ritmo del fiume, se si lascia che le ville arrivino quando arrivano invece di cercarle su Google Maps. Ha bisogno di lentezza. E la lentezza, qui, è la scelta più intelligente che si possa fare. Nel prossimo video ti spieghiamo come organizzare la visita, cosa costa, come prenotare e quando andare per trovare la riviera nel suo momento migliore. La riviera del Brenta non è un museo all'aperto, è il luogo dove Venezia andava a respirare e 4 secoli dopo continua a insegnare come si fa